Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura. Andiamo innanzitutto a inquadrare la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore, amore e relazioni, e lavoro e le finanze. Troviamo il cane che apre la settimana, direi nel modo migliore possibile, perché indica la costanza, la pazienza, anche la serenità, e quindi possiamo riuscire a trovare delle soluzioni, a ricevere aiuto, possiamo consolidare dei rapporti, delle relazioni, o per noi stessi proprio riuscire a portare avanti nel miglior modo i nostri vari impegni. A consolidare ulteriormente un qualcosa di positivo c'è la carta dell'ancora. È una carta di sicurezza, di raggiungimento, di riscontri positivi, anche di nuova fiducia e speranza. Poi c'è la possibilità di andare a risolvere immediatamente qualcosa, di rispettare gli impegni, di utilizzare la propria volontà, soprattutto se stiamo pensando e macchinando qualcosa, abbiamo bisogno di studiare, di verificare, di capire, di comprendere, e questo è un momento adatto, come ci dice la carta del libro o del diario, proprio per studiare, per valutare, quindi senza alcuna fretta, indipendentemente da quello che vogliamo fare, chiudere delle situazioni o risolvere quelle che sono in corso o portarci verso un nuovo inizio. Abbiamo bisogno di un attimino fermarci e fare le nostre valutazioni, soprattutto per le questioni pratiche e lavorative. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso passiamo all'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ovviamente chi vuole vedere anche altre situazioni legate all'amicizia, alla famiglia, potete ascoltare, solo che dovete adattare alle altre circostanze. Troviamo la Pratolina, che è abbastanza positiva come carta. Anche questa indica valutazione, osservazione, pazienza, contemplazione, perché magari abbiamo bisogno di fare delle scelte importanti. Si vede proprio che si riflette un po' l'energia principale. Magari molti di voi stanno valutando dei nuovi progetti, di attuare una svolta decisiva, appunto di fare delle scelte, e allora siete lì, state osservando, state valutando anche un po' come si comporta la persona che avete accanto, o una persona importante per voi, come vi dicevo, anche di amicizia e famiglia. Di ricercare in solitudine dipende, il papavero spesso può indicare una solitudine forzata per vicissitudini varie, per problematiche legate alla famiglia, al lavoro, per varie situazioni. Oppure, come vi dicevo, abbiamo bisogno proprio di riflettere, di valutare tutto il nostro percorso, di rivedere alcune cose del passato, dei nostri ricordi, di tutto quello che ci portiamo dietro, proprio perché secondo me c'è un qualcosa che si sta preparando e quindi state cercando di capire al meglio come procedere, e questo è il momento giusto per farlo. Per i single cosa vogliono dire queste carte? Magari c'è rivalutazione,
incontrare una persona che ha fatto parte del vostro passato e che in qualche modo volete rivedere, volete risentire o c'è la possibilità di farlo, c'è un po' di incertezza, un po' di tensione. Come vi dicevo, il papavero ci fa capire che magari c'è del rimpianto, c'è malinconia, ci sono dei sentimenti contrastanti, spesso è vero associata alla solitudine, ma dipende, perché se siamo noi desiderosi di solitudine perché alcune cose non sono andate per il verso giusto, ci stiamo allontanando o ci siamo allontanati, c'è una chiusura che in qualche modo dobbiamo metabolizzare, oppure stiamo vivendo una fase di passaggio importante tra vecchie e nuove situazioni, però rimaniamo ancora in un limbo di incertezze e allora è per questo che stiamo cercando di capire e valutare come procedere. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo la carta del denaro. Ecco, questa è abbastanza positiva, soprattutto per i rapporti lavorativi, per degli affari vantaggiosi, di ricevere aiuto, aiuto e sostegno. È anche una carta di rinnovamento da possibili errori o situazioni che sono successi precedentemente, anche aiuti e consigli magari da ricevere per migliorare le nostre stesse esperienze, sia di lavoro, sia se lo stiamo cercando, quindi vuol dire che c'è avanzamento, vuol dire che c'è miglioramento. Per alcuni in un modo un po' più lento, per altri magari c'è ancora qualcosa da osservare, da valutare. La carta sospiri può indicare un arrivo inatteso, una trasformazione in via di sviluppo, spesso legata anche ai viaggi, alle gite, alla possibilità di staccare un po' la spina, di riflettere. Forse è proprio questo che vi aiuterà ad avere poi nuova energia e nuove prospettive, nuovi stimoli per il futuro. Anche qui secondo me si riflette proprio l'energia principale della fase di preparazione, di valutazione per qualcosa che volete realizzare in futuro o volete finalmente chiudere in base a quello che state vivendo. La pazienza, la costanza, un po' qui si riflette la stessa energia del cane. Pazienza e costanza vuol dire che c'è bisogno di andare avanti, di procedere per cambiamenti e miglioramenti, però ci vogliono delle azioni ben concrete che vi possano far decidere qualcosa di importante, come dicevo, sia superare qualcosa. Tenacia e impegno saranno le vostre armi vincenti, proprio perché vi dovete preparare ad agire con dei passi decisi, netti e concreti, quindi meglio farli in estrema sicurezza, quindi di non aver fretta e di pensarci attentamente anche sulle possibili conseguenze, perché da quello che si vede oggi nel senso nel vostro presente, le scelte, le decisioni che prenderete saranno determinanti per il vostro futuro e questo vale in qualsiasi situazione vi trovate. Poi a maggior ragione per chi è in cerca di lavoro, impostare una nuova ricerca, fare dei cambiamenti, valutare possibili nuovi studi, nuove competenze, è importante, quindi non è una scelta facile da prendere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!